Io adesso mi trovo a Siracusa. Città dalla storia millenaria che diede Natale all'inventore Archimede, si pensa che il suo nome derivi dal siculo siraco, ossia abbondanza d'acqua, per la presenza di paludi e sorgenti sul territorio circostante. Riguardo la fondazione, essa fu edificata sull'isola di Ortigia da un gruppo di corinzi guidato dall'ecista Archia nel 734 a.C., poco dopo la fondazione di Naxos. I motivi della scelta di questo luogo erano svariati: una posizione centrale sul Mediterraneo, la presenza di due porti naturali, un fiume navigabile, ossia l'Anapo, e l'abbondante presenza di acqua dolce su tutta l'isola. Una prova è data dalla fonte Aretusa, nient'altro che uno sfogo esterno di una falda che alimenta il fiume Ciane. Affascinante poco fuori Siracusa è il tempio di Zeus Olimpio, tempio di stile dorico di cui sono rimaste sul lato meridionale due colonne scalanate. Questo tempio, costruito nel VI secolo a.C., è il secondo tempio dorico più antico di tutto l'occidente greco, dopo quello di Apollo, ben visibile sull'isola di Ortigia. La costruzione di questo tempio fu eccezionale già all'epoca, tanto che su un gradino del lato orientale è presente un'iscrizione dedicata ad Apollo e il ricordo del nome dell'architetto. Quest'ultimo dettaglio, cosa molto rara nel mondo greco, sottolinea quanto per l'epoca fu pionieristica e di avanguardia questa edificazione. Piccola curiosità, si sostiene che sia il tempio di Zeus che quello di Apollo furono costruiti dai blocchi di pietra provenienti dalle latomie del Plemmirio, considerate tra le latomie più antiche di Siracusa. Un altro tempio affascinante è il Tempio di Atena, unico tempio del mondo greco che fino ad oggi può essere quotidianamente vissuto, poiché coincide con l'attuale Duomo di Siracusa. Costruito in onore della dea Atena dal tiranno Gelone nel V secolo a.C., dopo la vittoria sui cartaginesi a Imera, esso fu poi riadattato sotto i bizantini a basilica cristiana e le colonne furono inglobate da ampie mura. Sotto i Normanni fu costruita una nuova facciata, ma con il devastante sisma del 1693 gran parte degli edifici di Siracusa furono distrutti, assieme alla facciata del Duomo, che fu ricostruita in chiave tardo-barocca. Da vedere sono anche le mura dionigiane, realizzate sotto il tiranno Dionisio I attorno al 400 a.C., con l'idea di cingere l'intero pianoro delle Epipoli e di difendere la città in caso di assedio. Con un'estensione di circa 27 km, è considerata tra le opere più monumentali del mondo classico. Le mura seguivano il pendio naturale dell'altopiano, fino a congiungersi alla sua sommità, dove fu edificato il castello Erialo, tra le più imponenti roccaforti greche pervenute a noi, costituito da 3 ampi fossati e da 5 torri volte a supportare catapulte e balliste. Per la sua inespugnabilità, nel 212 a.C. i soldati siracusani cedettero il castello ai Romani, quando videro la città soccombere in mano nemica. Fu proprio durante l'assedio di Siracusa che fu ucciso Archimede, uno dei più grandi geni dell'umanità, a cui è attribuita, senza finora alcun fondamento, un'imponente tomba nei pressi della necropoli Grotticelle. Proseguendo il sentiero delle mura si incontra la porta Scea, che rappresentava l'ingresso nord alla città, nonché una porta difensiva applicata alla cinta muraria. Essa era posta subito dopo una curva, in posizione obliqua e con uno dei due lati superiore rispetto all'altro, un espediente strategico per rendere più difficile l'assedio dei soldati nemici e per limitare le manovre di macchine da sfondamento. Nei pressi della porta si possono inoltre notare tracce di una carraia ricavata dalla roccia, dove sono anche visibili le orme lasciate dagli zoccoli dei cavalli. Un castello analogo ma ben più recente è il castello Maniace, situato sull'estremità dell'isola di Ortigia. Di forma quadrata e costituito da 4 torri cilindriche, si pensa che sorga su un preesistente impianto greco, sopra il quale fu edificato un fortilizio dal generale bizantino Giorgio Maniace, dopo aver liberato per un breve lasso di tempo Siracusa dagli arabi nel 1038. L'impianto pervenuto a noi è un imponente quanto maestoso incrocio tra fortezza e palazzo voluto da Federico II su disegno di Riccardo da Lentini, caratterizzato da un maestoso portale marmoreo a struttura ogivale.
Di enorme fama è inoltre la Neapolis, al cui interno si può ammirare l'ara di Ierone II, il più grande altare conosciuto del mondo greco, lungo quasi 200 metri. Affascinante è inoltre l'Alatomia del Paradiso, enorme cava di pietra all'interno della quale si può ammirare l'orecchio di Dionisio, chiamato così dal pittore Caravaggio per la sua caratteristica forma a S, o la Grotta dei Cordari, una vasta cava di estrazione chiamata così in quanto fu riutilizzata in tempi recenti da alcuni artigiani della canapa. Imponente è il Teatro Greco, il monumento più famoso della città, e nei pressi di esso si può ammirare la Via dei Sepolcri, costituita da pinaches e di colette votive dedicate al culto degli eroi, dei defunti paragonati a semidei che si erano particolarmente distinti in vita. Curioso è anche l'anfiteatro romano, scavato interamente nella roccia, datato III-IV secolo d.C., considerato tra i più grandi anfiteatri della Sicilia e d'Italia. Non molto lontano dalla Neapolis, affascinante è inoltre il Teatro Lineare, teatro antecedente rispetto al teatro greco e un piccolo teatro romano o un'area sacra, definita erroneamente ginnasio. Per arricchire visivamente le proprie conoscenze è consigliabile recarsi al Museo Paolo Orsi, considerato tra i principali musei archeologici d'Europa. Da non dimenticare inoltre è che Siracusa diede i natali allo scrittore Elio Vittorini, autore del romanzo Conversazione in Sicilia. Piccola curiosità, proprio la piazza di Ortigia fu largamente utilizzata come set nel 2000 per la realizzazione del film Malena, diretto da Giuseppe Tornatore. Questa è Siracusa, città annoverata tra le più grandi metropoli dell'età classica, dichiarata dall'UNESCO nel 2005 Patrimonio dell'Umanità, assieme alla necropoli rupestre di Pantalica.